Ciao a tutti, allora io sono Gian Paolo Mucci, alias GP Mucci. GP Mucci era il mio nome sui forum, quando esistevano i forum. Da tantissimi anni lavoriamo sulle motociclette per passione, abbiamo preparato alcune delle bicilindriche più estreme da fuoristrada, partendo dalle basi, una volta si faceva con Africa Twin, eccetera, poi man mano ci siamo evoluti e comunque abbiamo una discreta storia di motociclette estremamente ignoranti e competitive. Poi ci siamo messi a preparare moto proprio da deserto e con il lockdown abbiamo iniziato a produrre accessori per motociclette. Abbiamo iniziato con il T7, è stato il primo nostro prodotto, il Torper T7 è un prodotto venuto benissimo, estremamente protettivo, fa quello che deve fare, oltre che essere veramente molto molto bello. Allora noi ci siamo specializzati nel fare prodotti che siano davvero protettivi e che siano anche belli da vedere. Devono essere funzionali, protettivi, far respirare il motore e belli da vedere. Oggi sono a presentarvi il nuovo paracoppa per Morini Escape. Vi spiegherò come è fatto, perché l'abbiamo modificato, quanto costa, da quando sarà disponibile, eccetera. Cosa penso della Morini Escape? La Morini Escape è un'ottima motocicletta economica, un telaio molto robusto, semplice, è un po' vecchio stile, che per me è un complimento, non è un'offesa, anzi, e ha una discreta ciclistica e queste caratteristiche le permettono di fare delle escursioni fuori strada. Alcuni, come Ivano Giovannone, la usano proprio nelle competizioni, ma ha un ma la Morini: se la vuoi usare fuori strada la devi proteggere, e la devi proteggere seriamente, non per finta. Cosa intendo? La maggior parte dei paracoppa che ci sono in commercio sono finti, nel senso che vengono ancorati alla coppa dell'olio. La coppa dell'olio della moto Morini non è fatta per reggere un paramotore, neanche per sorreggere un paramotore. Tiene il peso di quelle bandelle che ha in plastica, ma non può essere ancorato lì un paramotore. Ancora meno pensare di, non so, prendere un marciapiede o passare sopra un tronco, che può succedere fuori strada, o anche prendersi una buca, o anche appoggiare leggermente il terreno sul paracoppa, significa spaccare la coppa dell'olio se il paracoppa è fissato alla coppa dell'olio. Noi però quando ci mettiamo a costruire qualcosa, noi motociclette da fuoristrada le abbiamo preparate seriamente, non scendiamo compromessi con l'idea che una moto, che il nostro accessorio potrebbe rompere la motocicletta. Questo non ci piace per niente, per cui da questa base di onestà ci siamo messi a produrre il primo paracoppa per la Morini Escape, il primo nostro intendo, okay? Che era l'unico con un telaio che supportava il paramotore. E nella filosofia del primo c'era già tutto questo lavoro, quindi c'era un telaio che andava ancorato al telaio della moto e non al motore, e a questo telaio veniva ancorato il paramotore. Ora, perché l'abbiamo modificato? Più per una cosa nostra che per altro. Avevamo pensato di fare un prodotto più economico in origine, quindi cercare di rivettarlo con dei rivetti comunque che costavano moltissimo, perché vengono dal campo dell'automotive e sono estremamente robusti, non sono rivetti usuali che terrebbero pochi chilometri. Quindi l'avevamo messo in commercio, è andato bene, non abbiamo avuto problemi di sorta. Abbiamo deciso di rifarlo per alzare un attimino l'asticella, ma più per una soddisfazione personale che per una necessità, e abbiamo detto, boh, vediamo. Gli appassionati di motomorini in pochi abbiamo visto che vanno davvero fuori strada o che la utilizzano davvero fuori strada, quindi abbiamo detto, va bene, abbiamo un bel prodotto, provo a sistemare le cose che a me personalmente non piacevano, lo portiamo a livello degli altri Thor, e anche quelli si sono evoluti negli anni. Quindi questo è il nuovo paracoppa per Morini. Per chi non avesse mai visto un nostro video o robe così, adesso spiego in breve perché un paracoppa e a cosa serve. Il paracoppa serve per proteggere la coppa del motore, per proteggere il motore dagli urti che potrebbero arrivare da pietre, che arrivano, ma più facilmente dal fatto che mentre voi andate urtate rami, pietre e varie cose.
Faccio notare che a volte nelle escursioni fuori strada finisci in zone, non so, una strada è franata, quindi per forza arrivi che la moto tocca sotto, robe così. In questo caso è sufficiente avere un paracoppa che ha fissato la coppa dell'olio e può essere che non torni a casa con la motocicletta. Cosa serve il paracoppa quindi? Serve a proteggere completamente il motore, deve essere ventilato perché nelle moto moderne, le moto moderne scaldano molto, tutte. Non è tanto per le tue gambe che deve essere ventilato, quanto proprio per permettere al motore di rimanere più fresco. E non è sufficiente arieggiare il radiatore, deve essere proprio ventilata la moto. E secondo me una questione fondamentale è che il paracoppa non rovini l'estetica della tua moto. La moto Morini è una bella moto, non andiamola a sputtanare con un prodotto che sembra una pentola per castagne. Ok, adesso ti spiego questo. In primo luogo c'è il nuovo telaietto, è tutto in acciaio inox e acciaio, è molto molto robusto, è abbastanza elastico e non ha più fissaggi nella parte più bassa del paramotore, quindi i fissaggi sono nelle parti rialzate. Non ci sono più, prima avevamo messo degli inserti filettati tipo rivetti, adesso invece abbiamo utilizzato un dado in gabbia che si possono muovere leggermente, quindi se anche il paracoppa si deforma leggermente si monta lo stesso. Questa culla serve per andare a ancorare dei punti precisi nel telaio e far sì che il motore rimanga qua senza carichi sopra ulteriori. Diciamo che le stiamo testando in gara con Ivano Giovannone, le sta maltrattando in una maniera impressionante, siamo molto contenti, per cui è perfetto. Questo qua invece è il paracoppa vero e proprio che viene ancorato qua, davanti aperto. Questo svaso serve per la marmitta praticamente esce qualche millimetro o è a sfioramento qua. È importante che il paracoppa sia molto vicino alla ruota, perché in realtà la ruota quando sale arriva vicino qui, e è aperto anche lateralmente per permettere aria, questo è per permettere al fango e all'acqua di uscire da sotto, ed è tutto saldato. Io internamente li saldo a filo, una saldatura in alluminio grossa, ed esternamente li saldo a TIG. In alcuni punti è già dell'antivibrante, ci sono un paio di punti dove la moto vibrava, il paracoppa vibrava, li abbiamo dotati di gomma e antivibrante. Ecco, volevo dire che questo, confronto al precedente, è più leggero, è più robusto. Quindi sia il telaietto che fa da culla, sia il paracoppa sono più leggeri, ma sono estremamente più robusti di prima, anche se non abbiamo mai avuto problemi neanche con i precedenti, per cui secondo me siete in una botte di ferro. Per ulteriori informazioni, quindi specifiche tecniche come pesi precisi, costi, tempi di consegna, colori, andate sul nostro sito e troverete tutte le informazioni. Non ne produrremo tanti alla volta, io penso che ne faremo una decina alla volta, perché quello che abbiamo visto è che pochi morinisti utilizzano davvero la Morini fuori strada, no? Ma anche solo per escursioni, ragazzi, lo ripeto, siate protetti, no? È come andare, veramente è andare in giro un po' allo sbaraglio, non avere niente che protegge la vostra motocicletta sotto. Se lo usate solo per strada, ok, se andate fuori strada, anche solo fuori strada leggero, può capitare, vi trovate in una condizione che il fuoristrada diventa un po' più duro. La Morini, la vostra moto, è in grado di farlo, ma vuol protetta. Quindi una persona che devo assolutamente ringraziare, forse se vi interessa questo prodotto la dovete ringraziare anche voi, è Ivano Giovannone. Ivano sta facendo un collaudo pazzesco alla sua moto Morini, e devo dire che è un ragazzo d'oro, è simpaticissimo, e lui ci fa da tester in una maniera esemplare. Grazie Ivano, scassa tutto e poi vedremo come fare. State sintonizzati, noi faremo altri video dove spiegheremo un po' meglio come lavoriamo, quali sono le migliorie che andiamo a portare mano a mano ai nostri paracoppa, e abbiamo anche alcune sorprese in arrivo, quindi state sintonizzati. Ciao ragazzi!